Ciao a tutti, siamo giunti al terzo modello della serie Metal Warriors e finalmente parliamo di lui, è Goldrake, uno dei robottoni più amati non solo in Italia, ma anche in altri paesi come la Francia, dove forse è quasi un'istituzione, ma anche nei paesi arabi. In questo video quindi vi porterò dietro le quinte della mia terza sfida di modellazione e stampa 3D di un robottone. Quindi vedremo come ho ricreato il mio personale Goldrake in 3D, rendendolo uno dei modelli della mia personale collezione Metal Warriors, cercando di mantenere intatto lo spirito del design originale, ma dandogli anche un tocco mio personale. Se vi piace il modello che state vedendo, allora continuate a vedere questo video perché vi parlerò di tutto il processo di realizzazione, dalle scelte estetiche alle problematiche che ho avuto durante la stampa e anche ad un concetto di evoluzione dei robot nagayani che forse non avete mai sentito. Quindi facciamo subito partire la sigla e partiamo immediatamente con il video vero e proprio. Questo modello di Goldrake è l'ultimo arrivato nel mio progetto Metal Warriors di realizzare tutti i principali robot iconici dei cartoni animati giapponesi degli anni 70, 80 e anche 90. Ovviamente di realizzarli come modelli stampati in 3D, prima modellati e poi stampati in 3D. Ho curato ogni fase dalla modellazione alla stampa fino alla verniciatura. La sfida più grande, come sapete, è quella di mantenere una coerenza visiva tra i vari robots pur non lavorando in scala rigorosa. Ad esempio, Baldius nel cartone è alto 100 metri e il mio modello è 32 centimetri, mentre Gig è alto solo 11 metri, mentre il mio modello è 25 centimetri. Goldrake con i suoi 30 metri si deve posizionare sicuramente ad un'altezza intermedia tra Baldius e Gig, ma più vicino a Baldius per quanto mi riguarda. Nonostante la differenza di altezza reale nei cartoni animati, non ho intenzione di inserire differenze di altezze così estreme nel mio progetto, perché altrimenti non potrei inserirli in una teca uno vicino all'altro, sarebbero differenze in proporzioni troppo vaste, troppo ampie. Inoltre questo vincolo di altezza intermedia è fondamentale anche per inserire in futuro altri due robot iconici di Go Nagai, cioè rispetto a Goldrake e anche rispetto a Jig, Mazinga Z e Grande Mazinga. Infatti nelle mie intenzioni dovranno posizionarsi tra l'altezza di Goldrake e quella di Gig. Quindi Goldrake, questo che vedete, è circa alto un 30 centimetri. Vi metto la mia solita bottiglia da 1,5 litri per farvi capire più o meno la sua altezza. Siamo circa sui 30 centimetri appunto di altezza, mentre Gig è 25. Quindi Mazinga Z e Grande Mazinga che arriveranno nei prossimi mesi dovranno avere un'altezza che si andrà a inserire tra appunto il Goldrake, il mio Goldrake e il mio Gig. Per la realizzazione del modello ho cercato di rimanere il più fedele possibile al design originale, in particolare per la testa e per le parti estetiche imprescindibili. Tuttavia l'obiettivo mio era quello di dare comunque una mia interpretazione personale, soprattutto nel contesto dell'ecosistema dei robot di Go Nagai. La mia visione è che Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake, proprio in quest'ordine, rappresentano l'evoluzione di un unico concept paragonabile all'età umana. Mazinga Z è il giovane e lo vedo come un ragazzo, un quindicenne, sedicenne che si evolve da goffo nelle prime puntate del cartone ad agile e maggiormente atletico nel corso della serie, come se appunto durante la serie stesse crescendo. Grande Mazinga è un'evoluzione, uno step successivo, quindi un adulto sviluppato nelle proporzioni e ancora più atletico e potente. Quindi diciamo come se fosse un 25enne appunto atletico. Mentre Goldrake, l'ultimo dei tre, sempre nella mia interpretazione, rappresenta l'adulto più maturo e possente. Nelle proporzioni quindi lo vedo come un 35enne, 40enne robusto, appunto possente e quindi ancora più potente a sua volta del grande Mazinga. Dal punto di vista estetico sono stato anche ispirato, anche nella posa, da produzioni più recenti, tipo il classico Shin Getter Robot The Last Day, e da realizzazioni di designer che ammiro molto, come il sudcoreano Kwang Yun Park, spero che si pronunci così, che realizza robot famosi con un design molto particolare, con una sua interpretazione molto personale, ma che mi piace veramente molto. Per cui da queste ispirazioni ho deciso di accentuare anche la stazza e per questo ho realizzato il modello con gambe accentuatamente più grosse e maggiorate, come potete vedere rispetto ai classici, non so, solo Chogokin o altro, e magari con la testa leggermente più piccola rispetto anche allo stesso solo Chogokin.
quindi le proporzioni sono molto differenti rispetto ai robot che siete abituati a vedere. Questa scelta, a mio avviso, conferisce al robot un'imponenza e una staticità notevoli. Un'altra scelta specifica riguarda la testa, come vi dicevo, che è un po' più piccola rispetto ad altri modelli famosi, come appunto il classico Solov Chogokin, ma questa proporzione tra corpo e testa mi soddisfa di più ed è proprio voluta perché ho sempre trovato che, sempre nella mia interpretazione, i SOC siano leggermente nelle proporzioni sbilanciati con la testa leggermente più grande rispetto a quella che è la mia visione. Infine, per quanto riguarda l'arma iconica, le lame che compongono l'alabarda spaziale sono state lasciate inserite nel robot. Questo perché, nonostante avessi pensato di realizzare l'alabarda nelle mani, mi sembrava esteticamente poco gradevole togliere le lame dal corpo completo. Ho comunque lasciato la possibilità nel pugno di poterla, adesso vi faccio vedere il pugno perché il modello non è stato incollato ancora, quindi posso staccare tranquillamente. Qui c'è appunto la possibilità di andare ad inserire alla barda spaziale in un secondo momento. Dal punto di vista tecnico, invece, vista l'esperienza con la stampa di Gig, l'obiettivo principale era velocizzare tutto il processo. Quindi ho ridotto al minimo i pezzi per la stampa, infatti come vedete il braccio è stato stampato come pezzo unico, anche i pugni sono stati stampati come pezzo unico. E ho ridotto al minimo appunto i pezzi e ho realizzato il modello in sole 8 parti contro i 16 pezzi appunto che componevano Gig. Ho creato il corpo in un'unica parte, vi faccio vedere adesso lo stacco. Questa è un'unica parte, così come appunto le braccia. Per la parte inferiore invece ho realizzato 4 parti distinte, ovvero le cosce e tutta la parte inferiore più scura, che invece è un pezzo unico. Questo mi ha permesso di utilizzare meno piattaforme di stampa e quindi stampare il modello in soli 2 piatti di stampa, sempre con la classica Voxelab Proxima 6, nonostante appunto il modello fosse più grande, consistentemente più grande rispetto a Gig. Ho utilizzato il software C2Box in versione free per lo slicing ed ho cercato di ottimizzare la stampa il più possibile per ridurre i processi noiosi di pulizia del piatto e della vaschetta. Alla fine la stampa l'ho realizzata con la classica Elegoo standard di colore grigio. Come vedremo per i prossimi modelli di robot non avevo ancora applicato un'ottimizzazione ideale per l'impilazione delle parti, detta anche stacking parts, per la quale ho intenzione anche di realizzare un video per farvi vedere, per illustrarvi in cosa consiste questa tecnica. Questa mi avrebbe fatto risparmiare un bel po' di tempo e probabilmente avrei ridotto tutta la stampa ad un unico piatto. Per quanto riguarda la verniciatura, invece, inizialmente ero indeciso se realizzare Goldrake in versione anime style o una versione più moderna in stile metallico. Quindi per il priming, per la mia indecisione, alla fine ho scelto un priming di colore nero, ho scelto questo della Valleco, che comunque alla fine mi ha soddisfatto per il fatto che rispetto al classico spray della Citadel, questo l'ho trovato molto più semplice da passare, ma soprattutto lascia una superficie molto più uniforme. L'altra invece era leggermente troppo porosa. Per la verniciatura vera e propria invece ho utilizzato i classici colori acrilici della Valleco, prevalentemente i Mechacolor, ma non soltanto. E il rosso, come sempre come avete visto per gli altri modelli, ho usato i classici Citadel base, il giallo e il rosso, che sono i colori che reputo migliori, sono quelli che mi danno più soddisfazione a livello proprio di saturazione, ve li faccio vedere. Mentre per quanto riguarda gli altri colori ho utilizzato il Pure Black della Valleco, sempre il Mecha Color, per la parte scura delle corna il classico Yellow Ochre, l'ocra giallo, e poi il classico dark blue, sempre della Valleco, Mecha Color. Poi per quanto riguarda gli altri colori, perché ci sono tante altre piccole parti che hanno necessitato appunto l'utilizzo di colori differenti, ho utilizzato dei mix di colori perché non avevo le tonalità corrette. Vi ricordo, per il verde di questa parte qui, invece ho utilizzato un altro
colore il Metallic Green, sempre Mecha Color della Valleco, faccio vedere, che è una bella tonalità e dà quel tocco di extraterrestre che magari manca con il resto della colorazione, che diciamo tutti gli altri colori sono più opachi. L'azzurro del cockpit è invece dato dal model color della Valleco, sempre questo azzurro. Per le parti più ampie ho utilizzato ovviamente la stesura con aerografo. Ad esempio per il bianco ho utilizzato il classico Pure White della Valleco, sempre Mecha Color. Ho dovuto dare però in questo caso 5 mani di bianco perché appunto il primer nero mi rendeva difficile il poter coprire appunto il nero sottostante con poche mani. Per i particolari più complessi come i bordi bianchi delle lame sulle braccia che richiedevano appunto una grande precisione, ho evitato il pennello e ho utilizzato un pennarello bianco stile Uniposca. Questa tecnica mi ha permesso di velocizzare enormemente il lavoro perché mi ha garantito appunto un tratto continuo ed un risultato che poi tutto sommato mi ha soddisfatto. Vi faccio vedere, io ho trovato questo pennarello, in realtà l'ho comprato in cartoleria. Per quanto riguarda i dettagli più minuti, come ad esempio per la testa, mi sono avvalso di una lente di ingrandimento. Vi dirò che questa è una soluzione assolutamente vincente, azzeccata, che mi sento anche di consigliarvi. Ha migliorato tantissimo la precisione del risultato finale rispetto ai progetti precedenti come Baldios. In descrizione vi lascio anche il link per la lente di ingrandimento e anche per alcuni colori che ho utilizzato nel caso voleste provarli. In generale il risultato mi ha lasciato molto soddisfatto, mi piace molto la posa, vi faccio vedere anche, sperando che non cada nulla. L'imponenza di Goldrake mi piace molto, la stazza così massiccia, e anche accanto a Jig lo trovo coerente e anche proporzionato. Il pro, appunto, tra i pro, diciamo, di questo progetto, sicuramente la posa che mi piace molto, come vi ho detto, e anche la stabilità che trovo eccellente perché comunque il baricentro è molto basso grazie ai piedi e gambe molto, molto grosse che appunto portano il baricentro, come dicevo, il peso sulla parte bassa del modello e lo rendono molto stabile. Per quanto riguarda i contro, forse in futuro potrei ridurre leggermente la larghezza delle gambe, ma comunque diciamo in generale mi piace così. Anche se capisco che i puristi del modello potrebbero storcere il naso. Però, diciamo, per un parere definitivo aspetto, il mio parere definitivo ovviamente, poi aspetto anche il vostro, lasciatemi il vostro parere nei commenti assolutamente. Aspetto però di vedere il risultato e vedere a fianco tutti questi 4 robot, quindi assieme a Mazinga Z e Grande Mazinga, per verificare se sarò riuscito a mantenere una coerenza stilistica, estetica e anche di potenza come vi ho raccontato prima. Per i prossimi robot voglio migliorare inoltre l'ottimizzazione del processo cercando di stampare le varie parti già separate per colore, cosa che qui mi ha creato molti problemi perché appunto colorare il bianco su una base nera o il contrario crea sempre molti problemi. Questo ridurrebbe sicuramente e in maniera drastica la complessità della verniciatura che per alcune parti di Goldrake è stata piuttosto laboriosa. Ok, diciamo che abbiamo completato questa panoramica del robot, spero che vi sia piaciuta e ci rivediamo nello studio per i saluti finali. Bene, con questo video abbiamo completato. Spero che questo viaggio nella genesi del mio Goldrake in 3D vi sia piaciuto. Questo è il terzo robot che realizzo della serie Metal Warriors, ma la lista è ancora molto lunga. Qui sotto in descrizione vi lascio il link alla playlist completa dove potete rivedere questo e anche gli altri robot che ho realizzato e che magari realizzerò in futuro, e dove potrete seguire anche i progressi dei prossimi modelli. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, mi raccomando, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi robot che arriveranno, ma soprattutto per sostenere questo progetto e farmi capire che apprezzate questo lavoro. Non dimenticate di aggiungere il vostro commento, i vostri suggerimenti e anche le vostre critiche. Sono tutte ben accette e sicuramente mi serviranno per i prossimi modelli che realizzerò. Noi ci vediamo al prossimo video, intanto vi saluto, ciao!